Amici, ben ritrovati a tutti. Oggi voglio presentarvi un accessorio che abbiamo recentemente introdotto. Si tratta del cilindretto, ossia la serratura per i nostri bauletti top di gamma, codificabile con la chiave della BMW, la chiave della moto. Operazione molto importante e immediata da fare quando arrivate a casa, prima di approntare questa modifica, è verificare la presenza di tutti i componenti nella confezione, cosa che potete riscontrare facendo un check sulle istruzioni che avete allegato, dove sono presenti i componenti e il loro quantitativo. Nel primo sacchetto avremo il cilindretto codificabile con lamelle o cavalieri, come volete chiamarle. Nel secondo la bussola e un altro modello, chiamiamo un'altra versione delle stesse lamelle, e nel terzo lamelle, le mollettine e una C metallica che serve a bloccare tutto il pacchetto. Ora possiamo procedere iniziando a codificare il nostro cilindretto, la nostra serratura. Procediamo inserendo la prima molla. Abbiamo sul dorso del cilindretto le sedi e una sezione quadrata dove andremo ad alloggiare la mollettina di contrasto. La posizioniamo partendo dalla lamella numero 3, iniziamo la codifica, quella che chiamiamo la codifica vera e propria. La inseriamo nella sede. Ora andiamo a verificare se la lamella che abbiamo inserito è quella corretta, quindi introduciamo la chiave nel cilindretto, vediamo che a fondo corsa chiaramente, vediamo che la lamella sporge dal lato superiore. Questo mi dice che la lamella non è corretta, quindi vado a fare i tentativi con gli altri due tipi di lamella. La inserisco sempre con l'invito sulla sinistra, inserisco la chiave a fondo corso come prima e ho lo stesso risultato. Questo mi dice che la lamella corretta sarà la numero 5. Andiamo a verificare questa cosa insieme, ma vedrete che abbiamo ragione. Via la 4 e inserisco la 5. Altra prova, riscontro. In questo caso vedo che la lamella è perfettamente allineata con l'esterno del cilindro, quindi è la lamella corretta. Nello stesso modo procedo con le altre sedi. Posso farle prima un lato, poi quello sotto. Chiaramente fate attenzione, se fate prima un lato poi il successivo, quando la capovolgete teneteci un dito, un pezzo di scotch, in modo che non scivolino fuori lamelle e mollettine. Detto questo, completo la mia codifica, chiamiamola, e da questo punto diciamo che sono addirittura d'arrivo. Arrivati a questo punto possiamo finalizzare, diciamo, il nostro lavoro, il nostro intervento. Andremo a posizionare la boccola sul nostro cilindretto. Come riferimento abbiamo questa riga, chiamiamola qua, e sul cilindretto avremo due protuberanze che, a seconda del lato superiore o inferiore come è girato il cilindretto, metteremo la bussola ruotata di 180 gradi, quindi al lato opposto. In questo caso ce l'abbiamo sopra, rivolto verso di noi. L'invito andrà posizionato sul lato basso. Ecco fatto. In questo modo siamo sicuri di poter inserire la serratura. Per bloccare la nostra bussola e il cilindretto dentro di essa, andremo a mettere questo seggial, questa C metallica, che fa da blocco. Semplicissima, va semplicemente incastrata in questo modo e il vostro cilindretto è pronto per essere utilizzato col top case o valigia. A questo punto non ci resta che iniziare ad utilizzare il nostro cilindretto, quindi andremo ad installarlo sulla nostra, in questo caso abbiamo un Outback Evo 58 litri, quindi chiave ruotata di 30 gradi verso sinistra, ok? Inseriamo a fondo corsa
ruotiamo portando la serratura a 90 gradi e vediamo che è perfettamente utilizzabile. La possiamo tranquillamente, la usiamo come la chiave di serie, diciamo, della moto. Sapete che si può estrarre la chiave e mantenere il coperchio aperto e vedete che funziona tutto alla perfezione. Vi ricordo che questo accessorio è implementabile su tutta la gamma laterali e top case di Outback Evo, sulla nuova X-Space espandibile e sulle Canyon con attacco camside, quindi GRT 725 e GRT 727. Chiaramente in un futuro i modelli futuri avranno questa feature sicuramente. Spero di aver chiarito qualsiasi dubbio. Se avete domande, dubbi, questioni, non esitate a contattarci, sapete dove trovarci, qui e su qualsiasi canale social. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.